dopo l'attack, un sacco di persone mi hanno detto, ah, ma Steph è italiano. Steph è italiano. Sì, a me hanno chiesto se so polacco, svedese, uno mi ha chiesto se ero indiano, gli ho chiesto se ero ubriaco, e una tatuatrice di Roma mi fa, io pensavo fossi belga, e lì veramente ho detto, ma mai visto col cioccolato, perché belga? La gente pensa che sia di tutti i posti. No, infatti è complicato quando sei internazionale riuscire a far sì che le persone capiscano di dove Ma sai sei. cosa? Il discorso è che ho viaggiato talmente tanto, tipo i 2 anni prima del Covid ho cambiato un peso a settimana per 2 anni. La gente dice da cosa scappavi? Bella domanda. E quindi quando te non mi conosci, magari non sai dove sono e mi vedi, ora è a Praga, ora è in Repubblica Ceca, se te non segui tutto e vedi solo quello, dici, magari è danese. Capito? Quindi no. Ma sicuramente quello aiuta. Sono italiano. E altra cosa, penso che la tua comunicazione, essendo internazionale, È tutto in non fa inglese. capire che sei italiano. Tutto in inglese. Cioè, in realtà non ho mai visto nulla di italiano nella tua comunicazione. No, no, perché l'inglese raggiunge tutti. Poi io in Italia sono andato dall'Italia nel 2006 e quindi non stando lì tanto e dovendo avere comunque a che fare con clienti internazionali scrivo in inglese. No, no, ma infatti è Mm, chiarissimo, però non lo sapevo, neanche io. Infatti quando ci siamo conosciuti alla alla Palingenesi Palingenesi. di Claudio Ferrarini, gli ho detto, cazzo, È me l'ha detto lei in A me sta realtà. cosa piace, ti dico la verità. No, no, ma infatti Vedere la è reazione della fighissimo, sì, gente, sì. ma sei italiano? C'era uno Come alla se fosse una cosa brutta, che sei italiano, mi No, ma caga. è buffo. C'era una cosa alla Commercia a Lione, no? Era lì che parlava pugliese. Era lì, troppo forte sto ragazzo. Parlava con la sua ragazza, guardava i flash, no? Dice, io li ascolto, li guardo. Dopo 10 minuti gli risponde in italiano. Lo vedi sbianca questo. Gli fa, no, ma stai Bastian è italiano. Era lì, non ci credo. A me che sta cosa mi schianta. È Infatti, buffissimo. come mai hai deciso di essere internazionale? Cioè, di non crescere Steph in Italia, anche se... Senti, la prima volta sono andato via perché non trovavo lavoro. Nel senso, io ho iniziato imparando un po' in modo non formale, quindi non era un apprendistato, però in modo non informale da Maurizio Ferini, nel mio quartiere, perché sono cresciuto. Maurizio Ferini è praticamente a 5 strade da dove vivevo io, e quindi andavo lì a rompergli le scatole finché non mi hanno insegnato sulle macchinette, le cose, le storie, e poi però non trovavo un lavoro. Allora ho detto via, devo andare via, perché sennò magari anche il destino, sarei rimasto anche in Italia, però invece questa cosa mi ha fatto andare all'estero, e quindi sono andato prima in Inghilterra, poi dall'Inghilterra in Spagna, poi dalla Spagna in America, poi in America in Australia, mi sono fermato lì. E quindi da lì, hai visto, magari dici, ok, lasci un po' la connessione con l'Italia. E poi un'altra cosa è che quando inizi a viaggiare, ora sta cosa è cambiata, però quando inizi a viaggiare spesso vuoi essere alternativo, fra virgolette, no? Quindi vuoi essere tutto tranne quello che sei. Quindi perché è più speciale, capito? Se vivi in America, no? E quindi all'inizio addirittura tipo eviti gli italiani, capito? E quindi è come un po' dissociarti da quella cultura, per quanto ci sono le cose di casa che ti mancano, ti piacciono, eccetera, no? Però ti dissoci e quindi dici, ok, adesso sono internazionale. Poi è un circolo, poi ritorni quando si chiude, e che è dove sono adesso. Infatti adesso mi manca casa, e quando posso come si può dire, Trovi un modo per tornare. sì, anche stare con gli italiani, perché comunque mi manca quel modo di fare, l'umorismo, eccetera, no? Però all'inizio, capito, è un percorso, no? E come hai vissuto invece la credibilità da artista che ti hanno riconosciuto prima fuori che dentro all'Italia? Onestamente, come ti dicevo all'inizio, quasi cerchi di più quella cosa lì, perché comunque adesso i tempi sono cambiati, eccetera, non è che ho 200 anni, però comunque ho visto un po' il cambiamento, e non è che in Italia c'è una cultura del tatuaggio da sempre, come in paesi tipo l'Inghilterra, tipo gli Stati Uniti, o tipo, senza parlare proprio di cultura indigena, non è che c'entra, però quindi cerchi di più quasi essere riconosciuto da paesi che hanno più peso a livello di tatuaggio, perché hanno una storia, una cultura e come si può dire, un livello più alto, che è quello che cerchi, quindi Stati Uniti, Inghilterra, poi anche Scandinavia, eccetera, no? Quindi cerchi di essere riconosciuto da quegli ambienti là, perché è come dire sono arrivato. Poi dopo con gli anni capisci che questo sono arrivato non vuol dire niente, non ha senso. Però in quel momento lì, capito? Quindi magari ecco, trovare lavoro oppure avere un riscontro in Inghilterra o in America magari ti faceva più felice che averlo in Italia. Però ecco perché le mie radici erano molto loose, no? Se tu magari sei più ancorata a quel posto è diverso.
E invece come hai vissuto il rapporto con gli altri tatuatori? Cioè nel senso, in generale, l'italiano è visto sempre in modo diverso da come ci vediamo noi. Come è stato vivere nel mondo, quindi magari Australia, Nord Europa, Canada, da italiano ma internazionale? Dipende dove vai. Per esempio, io ho vissuto un po' di tempo a San José, a un'ora da San Francisco, e lì se sei italiano ti portano così. A me mi fermavano per strada, A San Francisco. in quella zona là. A me la gente mi fermava per strada, a me non si dice, ma insomma, mi fermavano per strada, se sentivano un accento mi facevano: di dove sei? Faccio: sono italiano. Ah, italiano, la mia nonna di cognome fa Pizzolini, il mio babbo. E perché gli piace l'italiano, quindi lì ho un valore aggiunto. Quindi se sei italiano sei meglio. Come l'Australia? In Australia si dipende dove vai e dove sei, perché per esempio a Melbourne c'è il quartiere proprio italiano, che è proprio un quartiere dove c'è un sacco di negozi italiani, c'è questa pasticceria incredibile Brunetti, che sembra di essere in Italia, no? E lì quando prima, non so se lo fanno ancora, quando c'è il Gran Premio, chiudono la strada e c'è la Ferrari che fa su e giù, Ah, ok. perché il quartiere è italiano. E altri posti magari non sei visto così positivamente, soprattutto magari in Europa, perché non è così speciale, no? Capito? Quindi dipende dove vai. Invece come sei entrato nell'appassionarti così tanto all'acquarello? Cioè io, quando ci siamo conosciuti lì al Palingenesi, ho guardato il quadro che hai fatto. Non so se si chiamano quadri anche in acquarello, giusto? Sì, ora sai. Vabbè, Sì. il quadro. E sono rimasto basito perché non mi capita spesso di trovare persone così capaci nell'utilizzare quello strumento con quella tecnica e che tatuano. Cioè, tendenzialmente sono bravi a tatuare, ma nelle mie frequentazioni ovviamente non sono tutti, ci saranno tanti comunque. Come ci sei arrivato ad appassionarti tanto all'acquarello? Ma allora io sono cresciuto a Firenze. Immaginati, Piazza Santa Croce. Piazza Santa Croce, lì vicino a un tiro di schioppo c'è gli Uffizi, Ponte Vecchio, ok? E in Italia in generale, ma soprattutto a Firenze, Roma, Venezia, le grandi città d'arte, no? Ci sono gli artisti di strada, che sono questi spesso con l'acquerello, perché non è che cioè, ti puoi mettere a fare l'olio per strada, però non è proprio pratico, no? Mentre l'acquerello c'è una scatolina così, un po' d'acqua e già sei pronto, no? E quindi c'erano questi artisti di strada che avevano questa, tutt'oggi è così, hanno questa cassettina di legno tutta bionica, che la chiudi e diventa una specie di trolley, però tutto di legno, no? Poi ti fermi, lo apri e gli esce fuori il treppiedi, i cassettini, e diventa tipo un transformer, no? E quindi c'hai quello per sederti, quello per dipingere, quello per esporre, tutto in uno, ok? E io sono cresciuto e per Santa Croce c'erano questi artisti di strada, mi ricordo uno Giuseppe, con cui ci diventa amico, rompischello, no? E dipingevano questi acquerelli senza, a memoria, delle solite scene, fra virgolette, però a memoria, senza neanche, no? A me sta cosa era come magica, no? E quindi già da lì per me l'acquerello era quello. Non è l'acquerello o il tatuaggio, l'acquerello era quello, ok? Poi col tempo io sono autodidatta. Io ho fatto il liceo di ragioneria, quindi pensate. Con il tempo mi sono educato da solo, viaggiando e studiando da solo, e mi ricordo in Australia, a Melbourne, c'era Bugsy, che è un tatuatore tradizionale conosciuto, lì, eccetera, che ho lavorato con lui, e lui mi insegnò le basi dell'acquerello per il tatuaggio, che era una tecnica molto semplice, una tecnica, due pennelli, un tipo di stirare la sfumatura, appunto, no? E quindi io da lì dissi, ah, e da lì cominciai a fare pratica, però una cosa molto basica. Però lì mi affascina perché vidi che era una cosa che si poteva fare. Non è che dici, ah, devo andare all'istituto d'arte per farlo, no? Logicamente i lavori erano molto grezzi, eccetera. Poi col tempo pratichi quella roba lì e riesci a controllarla a un certo livello, allora vuoi sapere di più, o perlomeno io perché sono fatto così. Mi compro i libri, mi guardo i tutorial, mi guardo i video per capire come fare tutto il resto. E quindi, diciamo, sono entrato nel mondo dell'acquerello per tatuaggio, però con un mindset, con una visione dell'acquerello da strada tradizionale, per quanto non faccia cose realistiche. Ritorna? Sì, 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 E sì. quindi da lì poi io ho studiato tutto da solo, quindi non ho nessun tipo di background artistico, no? E quindi da lì allora dico, ok, come fanno questi acquerellisti questa tecnica, come fanno quelli quella, provi, fai, e quindi a un certo punto si fonde, però ecco, magari è lì la differenza dove io faccio un tipo di acquerello che sì, è tatuaggio, però comunque con un po' di visione fuori, mentre tanti artisti, soprattutto tradizionali, per loro l'acquerello da sempre è stato quello.
perché non hanno neanche interesse, non è che lo deve avere per forza, che c'entra, non hanno interesse a dire a me quella roba artistica non interessa, no? Mentre invece sono curioso, quindi Sì, magari sono più legati a creare qualcosa di quello che fanno con un altro strumento, piuttosto che assaporare l'acquarello come acquarello, come forma d'arte a sé stante, separata dal Sì, tatuaggio. tante volte è un mezzo per un fine, punto. Dici io faccio questo per fare il flash, per prendere il tatuaggio, perché io sono tatuatore, a me piace quello e voglio fare quello. E quindi non è che c'è giusto o sbagliato, no? Cioè dipende cosa vuoi fare. Se il tuo approccio è quello, logicamente tu sei un po' più confinato, fra virgolette, dentro quell'approccio lì e quindi ti limiti a quelle, non in senso negativo, però ti limiti a quelle tecniche, a quell'effetto, perché quello è il tuo prodotto che vuoi ottenere. Io magari sono più curioso, quindi voglio, cioè mi piace più sperimentare, forse per un discorso che ho sempre voluto essere artista o andare alla scuola d'arte, non ci potevo andare perché ho visto, ho iniziato a lavorare presto e quindi mi rimane ancora quella cosa di dire, ah, e attraverso questo posso compensare con la scuola d'arte che non ho mai fatto. Non so, nel vederti lavorare, nel vedere le tue opere, cioè vedo qualcosa di più, nel senso, una ricerca nel poter fare qualcosa che non c'era prima. Cioè, colori diversi, soggetti che sì, sono magari già visti, ma riadattati al tuo modo di vedere le cose. Quando mi dicevi anche della scelta cromatica dei colori, che mi dicevi che era presa dalle colorazioni di Dal Duomo. Firenze, dal Duomo di Firenze. Allora, non cerco di reinventare la ruota, perché se ci sono alcune cose che funzionano, c'è un motivo, no? Quindi rimangono in quel modo lì per un motivo. Però a me piace molto il concetto che è un'opinione, quindi non è giusto o sbagliato, è un'opinione, ce ne sono mille, no? Innovazione dentro della tradizione, capito? Quindi è lo stesso discorso della cucina. Faccio un esempio, no? Quindi invece di dire, guarda, cambio la ricetta della carbonara e la faccio completamente... No, perché la Sì, stai sì, sì. stravolgendo troppo. Però dentro di quello lì magari uso questo che è simile a quello, dagli un twist, no? E quindi tu rispetti la tradizione, però cerchi di... Andreas Cohen, Mhm. che è quello che organizza la convention di Aachen, e quando l'ho intervistato per il podcast, lui mi disse: l'importante non è venerare le ceneri, ma portare la torcia. Capito? Quindi se noi facciamo sempre e solo le cose nello stesso modo perché è sempre stato fatto in quel modo lì, giusto perché pensi che è così, dopo un tot quello muore, perché se non ci metti energia nuova, muore. Allo stesso tempo, se tu vai troppo dall'altra parte dalla parte opposta, Perdi identità. tu stai cercando praticamente di reinventare la ruota e fare le cose strane proprio perché deve essere tuo, però non capisci le basi di quello che hanno reso quella cosa solida e forte e quindi quella cosa non funziona. È un mix, no? Come yin yang, quindi devi trovare il giusto bilanciamento fra le due cose. Poi, a seconda di dove trovi tu il tuo punto, che dipende dalla tua propria natura e esperienza, magari tu artista sei qua, tu sei un po' più qua, te sei un po' più in qua, quindi e quello è quello che define lo stile individuale, no? Però è dentro di questo margine qua. Magari se sei proprio tutto di qua o tutto di qua come gli estremi, come nella politica, come in tutto, no? Non funziona mai. Per me è anche un discorso del fatto che sono cresciuto a Firenze, quindi esposto all'arte di un certo tipo da quando sono piccolo, quindi vuoi o non vuoi, quella cosa ti rimane dentro. E quindi il discorso mio di cercare sempre di spingere un pochino più in là è prima per un bisogno mio di ricerca, perché sennò mi annoio, e poi perché comunque queste influenze vengono fuori anche inconsciamente. E quindi quello che si diceva del Duomo l'altra volta, no? Per esempio, una volta, come nel dipinto della Palingenesi, ho voluto usare un po' di verde in un certo tipo, un po' di rosa in un certo tipo, perché mandava così. L'ho usato e poi ho detto, ma come mai? E un giorno vado a Firenze, ero in centro, mi piace, quando vado a Firenze faccio sempre le stesse cose, giro in centro, il caffè nel posto, mi guardo qua. Allora passo davanti al Duomo e dico, ah, Ecco perché. lo guardi, il Duomo è fatto di marmi rosa, bianchi e verdi. E dico, cazzo da lì vieni. Capito? Quindi comunque ti rimane dentro e a un certo punto esce fuori. Oltre a quello, magari c'è un livello extra del fatto che io cerco di analizzare, studiare i principi di cose come composizione, studio del colore, eccetera, per capire come poter espandere gli orizzonti e non a dire, ah, lo copio da lì, si è sempre fatto così, lo faccio perché non so altro, no? Quindi io credo tanto, questo lo insegno anche tanto nelle classi, il fatto di fare delle scelte per scelta e non per necessità. Quindi dici, io scelgo questa palette o questo colore perché l'ho scelto io perché penso che funziona bene. Posso fare anche altre cose, però lo scelgo. Invece di dire, faccio questo perché non so altro. Capito? Sì, sì, sì. Quindi quando fai quella scelta lì, poi dici, ok, vediamo di esplorare altri schemi, però secondo me
Il tuo background, se tu, in inglese dicono embrace it. Sì, se tu lo accetti, c'è tanto potenziale, perché comunque, soprattutto venendo da paesi come l'Italia, la Spagna, che ha un background artistico incredibile, capito? Sì, sicuramente tutto quello che noi abbiamo fatto nella nostra vita, soprattutto quella di un artista perché è più visivo, non riesci a vederlo, magari nel mio caso non si vede ma si sente, ok, l'esperienza prima, puoi portarti a creare qualcosa che è il frutto di tutto quello fatto fino adesso. Ho visto il libro, quello che hai fatto, che l'ho comprato, l'ho messo in negozio. Inferno. Raccontami un po' come è nata l'idea, come sono nati i soggetti che hai deciso di creare, tutta l'idea del libro, che sono curioso perché me lo sono chiesto. Mm. Allora, il libro è stato praticamente frutto di 4 anni di lavoro, ok? Se ne parlava ieri, è il frutto di un lavoro d'amore, diciamo, perché se tu lo guardi a livello economico o a livello produttivo, eccetera, non è la scelta più intelligente sotto quel punto di vista lì. Però non era questo l'obiettivo, vale a dire, come la musica, come i film, se tu vuoi vendere tanto, fai quello che piace o richiesto dalla massa, no? E dici vendo. Quindi la cosa commerciale, fra virgolette. Questo non è così, quindi non è mirata al successo economico, eccetera. Però non era il punto. Il punto era creare qualcosa che avesse un valore culturale, fra virgolette, e celebrasse un po' le mie origini, ok? In poche parole, come è nato questo? Era un giorno che ero in studio in Danimarca, stavo tatuando, pieno, come vedi qua, no? Un sacco di stampe giapponesi, perché questo negozio è concentrato molto sul giapponese tradizionale. E quindi quando tu guardi queste stampe qua, come può essere quella, quello è, quello è Shuten Doji, è uno degli oni, dei demoni giapponesi più famosi, ok? E ne vedi altri, ok? I koi, eccetera. Quando vedi quelle storie lì, no? L'idea nacque dal fatto che guardando dico, il tatuaggio giapponese, quindi anche i dipinti che poi sono fatti per diventare tatuaggi, Sì, sì. sono ispirati alle leggende loro, il loro folklore, ok? Quindi non è che dici io disegno il clown di McDonald's, dice no, quella è una storia precisa del folklore giapponese. Allora guardandolo pensavo, ok, ma non si può applicare la stessa formula in altri contesti, perché una cosa su cui credo tanto è il fatto di, questo lo faccio tanto con tutto quello in cui lavoro, no? E cercare di prendere la formula, in inglese lo chiamano il blueprint, ok? Mhm. Quindi il modello, da qualcosa che è fuori dal contesto che fai te, distillare quello che funziona, quindi non importa quello che fanno, ma come lo fanno. Ok. E poi rimetterlo nel tuo e vedere se riesci a potenziare il tuo gioco, no? Quindi ho detto, posso farlo anche io, ho detto, e il mio background folcloristico qual è? Allora ci ho pensato, sono italiano, sono di Firenze, la prima cosa che mi è venuta in mente è Dante Alighieri, Divina Commedia, no? Che è un capolavoro a livello mondiale. Non in tutti i paesi capiscono quanto è un capolavoro, però per farti un'idea, tutti conoscono Michelangelo, no? Michelangelo è uno degli artisti, se non l'artista più, Sì, sì, sì. ok? Michelangelo è nato, ha vissuto tipo 200 anni dopo di Dante. Lo sai come lo chiamavano Michelangelo? Il Dante delle arti. Quindi per farti capire il livello di cosa stiamo parlando. Ora, essendo di Firenze, per me Dante non è uno che studiamo a scuola, perché comunque è parte del programma nazionale. Per noi di Firenze è uno di famiglia. Perché io sono cresciuto in piazza Santa Croce, dove c'è la statua di Firenze, di Dante, prima era nel mezzo, ora di lato però, e a pochi passi da casa sua, no? Quindi ho detto, interessante, ho iniziato a fare dipinti. Quindi è nata come un'idea, no, faccio il libro. È nata un'idea a dire, Rendiamolo. l'idea, ok? Inizia a fare un dipinto ispirato a quella roba lì, quindi inizia piccolo. E secondo me tutti i progetti più di successo nascono così. Quindi non necessariamente da dire, mi siedo intellettualmente, penso a cosa voglio fare, nasce da una passione che poi evolve. Quindi da quell'idea del dipinto io penso sempre più in grande, quindi dico ok, ne faccio 6, ne faccio 5, ne faccio... Allora ho detto, sai che aspetta un attimo, faccio tutta la Divina Commedia. E quindi ho dovuto scegliere un numero, no? Ora, siccome la numerologia è molto importante, ho detto 33, la Trinità, quello, i Gironi, di qui di là. E all'inizio volevo fare 11 dipinti per ogni, sono 3 libri, Inferno, Purgatorio e Paradiso, 11 dipinti per ognuno. Però quando ho iniziato a ristudiare quello, che ho dovuto ristudiare tutto, e questo ci ho messo 4 anni, Purgatorio e Paradiso sono belli, però a livello visivo c'è meno informazione. Parli con un angelo, un altro angelo, un altro angelo, che sono 22 angeli. Mentre l'inferno, ogni girone è tutto diverso. Quindi ho detto faccio solo l'inferno. Sono 33 canti, in teoria 34 perché è un introduttivo, però diciamo 33, ho fatto 33 dipinti. Quando li ho fatti, mentre li facevo, quei dipinti li sono stati fatti a giro per il mondo, perché ero in quei 2 anni, anche parte di quei 2 anni a giro, quindi un giorno ero, che ne so, in Nuova Zelanda, ad Auckland, nello studio, dipingo, la gente passa, che cos'è? Perché i soggetti sono strani.
Se io ti disegno un koi, un drago, lo capisci, non devi chiedere. Perché, Sì, sì. se tu vedi sta cosa strana, che non si capisce, no? Chi è sto personaggio che sta facendo, no? Allora io te lo spiego. Tanta gente non sa neanche cos'è la Divina Commedia. Eh sì, per quello. Quindi E quando lo quindi non può spiegavo, arrivare al... quando gliel'ho spiegato, il valore di quel dipinto è cresciuto 2 o 3 volte, perché dice, boh, ora vedo, capisco cosa sto guardando, quindi dici, boia, che storia c'è dietro, no? E quindi affascina di più. E lì ho capito, ho detto, se non lo spiego la gente non sa cosa sta guardando. Mhm, Perché soprattutto il mio pubblico è molto più internazionale barra americano, ok? Per un mhm. discorso di social media. E allora ho detto, via, questi qua si scrive un libro. Quindi vedi, è voluta così, no? E quando mi sono messo a scrivere il libro, io sono un po' nerd, quindi mi piace ristudiare queste cose. Allora mi sono dovuto ristudiare tutto, l'ho scritto io il libro, poi ho avuto un aiuto con l'editing delle parole, però l'ho scritto io tutto in 3 lingue, quindi insomma per questo ci ho messo 4 anni. Quindi è diventato questo libro, un'esibizione a Los Angeles che si è fatta l'agosto scorso, e quindi con quello, al di là di un'esplorazione mia del tema, dire posso io tradurre il mio folklore in qualcosa che funziona come tatuaggio? Nel tradizionale si può, perché tradizionale puoi disegnare tutto in quel modo lì, basta capire le regole, però un tributo alle mie radici. Quindi un domani guardo indietro che ho fatto, dice ho fatto questo che ha comunque un livello culturale ed è un tributo al mondo a dire la Divina Commedia. Cos'è? Sì, sì, sì. Tieni che te la spiego, capito? Però adesso mi è venuta in mente una cosa che secondo me è geniale. Tu prova a immaginarti la tradizione giapponese, non so, il Daruma, il drago, la carpa, la tigre, che sono dei soggetti di storie tradizionali loro, rivisitate, rivisitate, rivisitati. Tu hai fatto uno studio incredibile, ma non hai mai pensato di continuare a rielaborare quei soggetti per renderli fruibili anche per persone un po' più, cioè in un modo un po' più superficiale, un po' più social, non so come spiegarti. Quei Cioè soggetti ti tu hai riferisci creato, specificatamente al giapponese? no, al tuo, a quello che tu hai fatto. Ok, Cioè tu immaginati che quello che hai creato tu è stato un prendere Dante e renderlo un disegno, sì. cioè Un un disegno disegno, dato dalla tua un interpretazione. tatuaggio, sì. Prova a riadattare quei soggetti in altri sketch, più piccoli, separati, cioè la storia giapponese è stata disegnata in mille modi, quindi quando tu ti immagini, non so, la storia del Daruma, io il Daruma perché è il più semplice, quello con l'occhio che lo devi disegnare quando hai fatto la... Quella è una storia, viene rivisitata mille volte, il Daruma viene fatto mille volte, o l'Ania per esempio, che è una maschera che viene tatuata, milioni di persone sono tatuate questa Ania. Ma tu prova a immaginare che tu adesso ragioni e crei degli sketch che raccontano quello che tu hai fatto in modo ancora più sintetico. Sì, che non sia un dipinto Che non sia un grosso. dipinto grosso, non sia una schiena per forza, ma che sia magari parte di quella cosa. Per esempio, non so, Un girone dell'inferno lo racconti con 30 sketch, che raccontano piccole parti di quella cosa. Lo sai cosa? Per me personalmente, l'idea funziona e potrebbe espandere ulteriormente quel concetto lì. Non dovresti C'è farlo da da solo, dire, forse. c'è da dire che dopo 4 anni che sei dentro, immerso proprio totalmente in quella roba lì, arrivi a un certo punto in cui la mole di lavoro era talmente tanta, infatti se chiedi a Elena, lei ti dice guarda, quando stavi scrivendo il libro non ti si poteva parlare, perché è una mole di lavoro che è assurda, assurda. Quindi arriva a un certo punto in cui proprio Dante non lo vuoi neanche sentire. E io adesso mi sono abbastanza disintossicato e ne possiamo parlare, però quando ero alla fine di questa mole di lavoro, io se sentivo la parola Dante mi filava la febbre, perché è talmente tanto, quindi arriva a un certo punto in cui tu hai esplorato quel tema talmente tanto che ora vuoi fare qualcos'altro, cioè lo potresti fare, però quell'interesse lì già è da un'altra parte, capito? Chiaro, ma è lo stesso discorso di quando tu... è una cosa che nel marketing vedo spesso, soprattutto nei Mm, miei negozi. Tu allestisci, fai il negozio bello, tu al 10° mese che ci sei dentro dici cazzo devo cambiare qualcosa. Perché sei sempre lì che lo vedi sempre uguale, sempre mm. uguale, sempre uguale, dici cazzo mi ha rotto. Ma una persona che entra come te nel primo giorno e vedi, dice ah, bello, vedo te. Quindi tu sei arrivato a un punto dove sei overthinking, cioè sei arrivato a un punto dove non ce la fai più a vedere quella cosa lì. Prova magari a chiedere magari ad altri cioè colleghi piuttosto che di dire guarda, prova a buttare fuori 10 sketch, facciamo un walk-in un giorno
e facciamo sketch solo su questo argomento. Chiami 5, 4, 5 colleghi e fate degli sketch insieme. Li lavorate insieme e loro ti danno la voglia di tornare a pensare a quello, perché non sei da solo. Non sei tu con le tue idee, con le tue cose, ma magari in una collaborazione di persone che disegnano quella cosa, magari anche in altri modi, ti danno di nuovo quel calore che ti dava all'inizio. Perché è come, non so, uno che parla della religione. Cioè, è normale che ci sono alti e bassi, ma lo stare tutti insieme magari gli dà la forza di continuare. Tu hai fatto questo percorso da solo, forse da solo sei arrivato al limite, ma magari unendo le forze con altri artisti riesci a creare questa cosa. Cioè, il giapponese non è un artista che No, no, fa, di sicuro, ci sicuro. sono centinaia di traduttori italiani, giapponesi e di tutto il mondo che studiano il giapponese, cercano di rivisitarlo e lì si danno la sprona a vicenda. Cazzo, ma è bello quello che hai fatto, voglio provare a farlo anch'io, meglio, interpretandolo, tu l'hai fatto da solo, adesso secondo me non puoi farlo più da solo. È anche a livello di marketing e a livello di ottimizzare quel soggetto lì ha senso. Il problema è che a livello artistico non sempre tutto c'ha senso. Nel senso che, primo, non mi voglio chiudere dentro una casella di c'è il tatuatore di Dante, e allora sei solo quello, no, perché poi, ti ripeto, lo ottimizzi, allora diventi lo sai che quando ti metti in una casella è più facile venderti, la gente ti riconosce, diventi quello, ti chiede per quello e magari è come con le band bags. Sì. Okay, le band bags, ho fatto un libro, Yokai Band Bag, e poi da lì me l'hanno chieste di più, ne tatui di più, te ne chiedono di più, quindi arriva un certo punto in cui dove andavo a fare i guest spot ti chiedevano sempre band bags. Felicissimo, e il soggetto ancora mi piace, però arrivi a un certo punto che ne fai talmente tante e dici devo prendere un po' un break. Lo stesso modo in cui Dan Sin ha smesso di fare i tatuaggi Shunga. Quello potrebbe campare con quei tatuaggi fino a che muore, però ha detto basta. E secondo me nel processo di crescita artistico Devi di una anche... persona devi anche comunque cambiare, perché se no è facile rimanere nella zona di comfort, dici ho fatto quello, continuo a fare quello, e invece lì ti interessi ad altre cose. Adesso per esempio mi sto concentrando un po' di più nel giapponese, ok? Semplicemente non per un discorso solo estetico, a dire il giapponese va di moda, allora fai quello, no. Col giapponese io sono cresciuto per tanti anni perché ho lavorato tanti anni in Danimarca con specialisti a livello mondiale giapponese, quindi ho assorbito tutto quel contenuto, concetto. Adesso quello che mi affascina del giapponese è la stessa cosa che mi affascinava in Dante, e lì è la linea, è il filo conduttore. Vale a dire, ci sono dei temi che a me affascinano tanto e quindi li esploro perché mi piace, che sono la mitologia e il folklore, la filosofia e la psicanalisi e gli archetipi, ok? Nell'Inferno di Dante, quello che a me affascina, al di là della storia che è di Firenze, di qui e di là, però mi affascina perché praticamente Dante nell'Inferno, in tutta la Divina Commedia, lui esamina cosa vuol dire essere un umano, una persona umana, la condizione dell'essere umano, ok? Quindi come vivere bene, scelte etiche, eccetera. E lui poi lui a livello di novella, io a livello grafico, lo rende in questi personaggi che sono metafore. Guarda, ti attacco un po' una pippa adesso. Queste metafore, ok, si riferiscono agli archetipi, spesso. C'è un autore di cui sono molto fan che si chiama Joseph Campbell, che lui parla del monomito, parla di questi miti che sono presenti in tutte le culture e praticamente sono le storie, l'eroe che deve sconfiggere il drago, no? E poi vedi la stessa cosa in Fast and Furious. Sì, sì, sì. Quello invece è il drago e lo spacciatore di lei, no? Quello però è una metafora per il tuo cammino, il mio, il suo, il cammino personale di crescita. Vale a dire, tu devi superare il tuo rapporto con i genitori, la tua crescita, confrontarti al mondo, le tue paure, per soprassare e diventare l'eroe, ok? Quello è l'inferno di Dante, no la storiella. Quello che mi ha affascinato dell'Inferno di Dante adesso mi affascina nella mitologia giapponese, di cui sono sempre stato un fan, però adesso ancora di più perché come si può dire, entro più in profondità in questi concetti. Adesso per esempio sto studiando soprattutto riferito agli Oni, che sono questi demoni, ok? E come quello è praticamente uno specchio della società, della cultura giapponese, a livello psicologico, a livello... Nello stesso modo in cui la Divina Commedia era per l'Italia medievale, capito? Sì, sì. E quindi quando entri in quella roba lì, e non è soltanto un disegnetto dell'ONI, è un discorso di vedere da dove viene, allora scopri che diversi autori giapponesi ti spiegano come ha diverse sfaccettature, non è soltanto il demone dell'inferno buddista, ma è anche, per esempio, il diverso.
al tempo, lo straniero, quello che non si conformava con le regole dello shogunato veniva marcato come oni, e allora quindi c'è già un aspetto sociale, le paure e i problemi psicologici interiori di una persona gli veniva data forma con questo demone, quindi non è soltanto un mostro dell'inferno, adesso è un risvolto psicologico tuo, quindi entriamo dentro la psicanalisi di Jung, insomma, Sì, sì, capito? sì. Quindi il filo conduttore è, ok, tanto l'ho esplorato, mi è venuta a noia, basta, adesso sto facendo le stesse cose però nel Già. folklore giapponese, ma il filo conduttore è lo stesso, è un'altra società, un altro paese, però le stesse cose, vale a dire la condizione umana rappresentata attraverso metafore che si collegano con gli archetipi e diventano un prodotto visivo. Ti torna? No, no, mi torna. Folklore, mitologia, capito? E mi dispiace che non c'è la stessa passione che c'è nel giapponese, come nell'arte italiana, nel, nel creare, capito, il giapponese, lo stile giapponese, è tutta la storia del Giappone, con tutte le varie tradizioni. L'Italia è piena, cioè forse anche di più del Giappone, ma non è mai riuscita nel tatuaggio, Perché non c'è una storia. del tatuaggio italiano, Nel senso, perché è sempre stato visto male. al di là di quello, è il discorso che, se parliamo del giapponese, per esempio, potremmo fare lo stesso parallelo con delle società, con delle culture indigene, maori, polinesiane, eccetera. Comunque, il giapponese in questo caso è lo stile che, a mio parere, ha perfezionato più di tutti. Forse ho detto il tribale è l'unico che ha lo stesso concetto, no? Però più di tutti ha perfezionato il tatuaggio, al di là di quello che ci disegni, non importa il soggetto. Come gioca con le forme del corpo, come con i contrasti, la composizione, come si adatta e come sembra che una bodysuit fatta bene, sembra che tu sei nato con quello. È parte naturale del corpo, non è una cosa esterna, capito? Quindi loro hanno praticamente perfezionato questo stile visivo al massimo. Poi, oltre a quello, c'è l'ispirazione dal folklore. Il discorso è che se in Italia, dove c'è una ricchezza culturale magari uguale, se non di più, come dici, no? Però non ci sono quei secoli, quegli anni di esperienza nel perfezionare il livello, quindi non c'è uno stile italiano di tatuaggio che è stato perfezionato negli anni e ha raggiunto quel livello tecnico. Quindi, Forse il black and gray, eh, però che va a riprendere, non so, statue piuttosto che sì, però dipinti. ecco, è una cosa completamente diversa, perché il black and gray, soprattutto realistico, poi c'è modo e modo. Guarda per esempio chi è Chris Reed o non mi ricordo, un americano, con nome a volte, che lui praticamente ha adattato il giapponese al cholo. Quindi ha fatto una serie di eroi giapponesi che però sono gangster messicani, cioè una storia, no? E ha funzionato, però perché ha usato quell'estetica. Quindi il discorso è Beh, che infatti non dico che è sbagliato prendere di spunto la tradizione giapponese, perché la tradizione giapponese sì, è tradizione giapponese, ma è tradizione del come vestire il corpo. mm, Però tu prova a immaginare di riprendere tutta quella che è la teoria di come veste il giapponese, quindi dove il soggetto principale va sulla schiena, dove il resto del corpo è quasi tutto sfondo, dove racconti una storia attraverso il corpo, riadattandolo però alla nostra cultura. si può fare, solo che Però noi non puoi farlo da partiamo, solo, perché secondo me, cioè, lì c'erano proprio no, 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 migliaia di persone, generazioni, generazioni di generazioni. persone che hanno studiato, cercato, provato, cioè ancora adesso, guarda, vi state studiando, cazzo, ancora come disegnare il giapponese, ed è cioè, pieno il mondo del tatuaggio di persone che provano col giapponese. Non so se è perché noi non abbiamo quella cultura del tatuaggio come in Giappone, nonostante è stato denigrato peggio che in Italia, per un periodo, Però comunque non si è mai... nell'underground si è sviluppato. Da noi non si è mai sviluppato al di là. Innanzitutto dell'eroe non stesso, c'è un sì. tatuaggio italiano. Nel senso, ci sono artisti italiani. Il tatuaggio in Italia è uno dei top. Sì, È uno dei top, perché abbiamo degli artisti incredibili. sì, Però sì. non c'è un tatuaggio italiano. No, Tutte queste persone fanno cose diverse. l'americano, il giapponese, no? E quindi si può fare. Io credo che tutto si può fare. E spesso ho avuto conversazioni con gente, no? Dove mi è stato detto, no, è già stato fatto tutto, no? Nell'arte. E io dico, no, perché tu non puoi immaginarti quello che non è stato fatto. Hai presente la canzone dei Blue Vertigo? Quella che fa è praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. E lui dice, se non ci fossero i funghi, riusciresti a immaginarli? È quello il discorso, no? Dice, no, è stato fatto tutto. Come fai tu a immaginare quello che non sai? È la stessa cosa che come se tu, nel Rinascimento, tu avresti potuto dire, i greci hanno detto la stessa cosa. Dice, no, è già stato fatto tutto.
L'aereo riesci a immaginartelo? No, Perché arriva uno e inventa l'aereo. E quindi sa quante cose ancora ci so che non sono state immaginate e noi non possiamo immaginarle perché ancora non esistono. E basta che arriva qualcuno, l'innovator, il disruptor, no? Quello che rompe le barriere, che ha talmente tanta visione da creare un prodotto che ha una qualità incredibile e ispira altra gente a seguire. Però ci vuole quel, no? sì, sì. Quindi non è che si può fare, però ecco, ci vuole l'interesse e noi comunque partiamo, è come se tu dici, ah ok, facciamo una gara, ok, il giapponese parte 5 km avanti, perché noi ancora voglia te, quindi si può fare, però, capito? Secondo me potrebbe veramente essere il nuovo macro stile, Mm, non so come spiegarti. mm, C'è una nuova via per la nuova generazione. Cioè io mi immagino tutti quei italiani che fanno giapponese o anche che fanno tradizionale, che iniziano a visualizzare il corpo e iniziano a utilizzare le nostre tradizioni per creare soggetti, tavole. Cioè, non il drago, da noi non esiste il drago, che mm. cazzo lo metti a fare il drago? O non so, l'ania, o la tigre, non ci sono i tigri, Sì, capito? Però da noi ci sono altri animali, ci sono altre storie, altre tradizioni, che tanto sono state utilizzate credo nella religione, penso come macro categoria. O, stesso discorso, nell'arte, quindi sculture, dipinti, riprenderli e riadattarli nel tatuaggio per creare un nuovo modo di vedere l'arte mm, nel tatuaggio. Cioè prendere quello che per noi è storia sì. e farlo diventare una macro categoria del tatuaggio. Sai C'è cosa, tanto black and grey, sai qual è il discorso però anche? non Che è uguale. secondo me ci possono essere alcuni paletti, no, a questo, vale a dire uno è un paletto pratico, nel senso che questo percorso richiede tanto lavoro e che all'inizio non è retribuito, fra virgolette, perché non è facile vendere quella roba lì dall'inizio, no? Quindi cos'è che ferma anche, al di là di altre cose, la gente? È il fatto che dici sì, ok, se io faccio questo vendo, a livello proprio pratico. Se inizi a fare questi disegni strani, magari ti ci vuole 1, 2, 3, 5 anni che la gente Chi inizia a me li paga chiederti. quei Quindi tu tre? magari dici, guarda, io passo 20 ore a settimana a fare sta roba e non la vendo. E allora dici, aspetta, devo concentrarmi su quello che vende. Quello che ti dicevo prima io del libro, no? È il fatto che io ho passato 4 anni per fare sto libro che nell'intento, nell'idea comunque anche di questo concetto, c'è il fatto di ispirare anche le generazioni più giovani proprio in quella cosa di cui stai parlando tu. Questo libro non è soltanto, ah, ti studi la Divina Commedia, questo libro è, guarda, tu puoi fare, l'idea sono tipo schiene tradizionali, questi dipinti, no? Quindi tu puoi fare una schiena ispirata a un'altra cosa, quindi magari ispira la gente ad avere quel percorso lì, questo è anche l'intento del libro, ok? Però per fare quel libro lì io ho dovuto trovare il tempo di fare questa mole di lavoro che era insomma grossa per 4 anni, il che vuol dire che ho dovuto prendere tempo da altre parti. Per questo ho tatuato molto meno, però ne ero cosciente. A dire guarda, il tuo tatuaggio ne soffrirà perché non puoi fare i flash, se non fai flash non vendi i tatuaggi, se non fai vedere, no? Però ho detto sì, però a lungo termine, Io mi capito? immagino, sai Però non tutti cosa? possono permettersi questa cosa, Bravissimo, io mi capito? immagino per esempio, non so, un negozio a Firenze che tutto il negozio lavora su questo. E ti assicuro che tutti i turisti che vengono a Firenze ti tatuano quello. Perché tu gli proponi un qualcosa che sia legato a noi, capito? Sì, come ti dicevo, Però, io sono molto devono ottimista, essere tante persone che insieme creano un movimento. è quello. Perché il tatuaggio giapponese, cioè qua è un negozio pieno di tradizionale e giapponese, Sì, cazzo. secondo me si può fare tutto, però Devono c'è esserci le basi quell'ostacolo lì a giuste. dire devo anche potermelo permettere, no? Mhm. E quindi in quel caso lì, oltre a quello, secondo me, è, di nuovo, è un'opinione, no? Quindi si può vedere da in tanti angoli, e questa è una cosa che spesso ne finisco a parlare nelle classi della mentorship che insegno, quando ci sono delle persone, magari c'è quella persona che vuole specializzarsi e migliorare nel tradizione americano, bene, flash, cose classici. Poi ci sono alcune persone che a volte vogliono spingere un po' il limite e soprattutto un paio di ragazze che hanno fatto il mentorship si concentrano su estetica medievale, sono affascinate da quello, no? E quindi dico, bene, tu puoi esplorare quel soggetto lì. E un'altra ragazza concentrata sull'estetica del tatuaggio texano, eccetera. Però secondo me per arrivare a sviluppare quella cosa bene, tu devi approfondire a parte, isolare, ottimizzare delle componenti che ti daranno gli strumenti per farlo. Composizione,
lo stile. Quindi quando tu dici studiare il corpo, quella è una cosa che tu devi farla a parte e dire guarda, io devo dedicare questo tot di ore non a fare disegnetti medievali, solo a studiare le dinamiche del corpo e a fare dei test, delle prove, e ci vogliono ore, ci vuole tempo. Quindi c'è chi non ci pensa, c'è chi magari non sa che strada deve prendere, o c'è chi dice guarda, io scelgo di fare quello perché è la cosa più facile, capito? Nel tatuaggio ci sono tante cose, c'è la tecnica, c'è il posizionamento, c'è quello che vuoi raccontare attraverso il tatuaggio, c'è lo stile, c'è il movimento, c'è il messaggio, sono tante le cose che magari uno è bravo tecnicamente ma non ha il resto. E quindi il tatuaggio ha un limite, uno ha il posizionamento e la tecnica, ma se non racconta niente, non dice niente, il tatuaggio rimane vuoto. Pensi che esplorando gli altri stili possa essere utile o che puoi esplorare uno stile, tipo il giapponese, il tradizionale, il tribale, cioè stili molto solidi in diversi modi per riuscire a cogliere tutto. Secondo me tanto, e secondo me su questa cosa siamo nella stessa linea, perché se ne parlava ieri e tu mi facevi capire l'importanza di questo a livello di marketing e a livello di business. Spesso sta cosa la tratto più a livello artistico e di tatuaggio, no? Di artigianato. Secondo me la cosa più importante prima di intraprendere qualsiasi piano, azione, quello che è chiarezza. Vale a dire, se non abbiamo una visione chiara su dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo fare e cosa vogliamo ottenere, tu me ne parlavi ieri a livello di business, no? Io lo vedo a livello artistico, non abbiamo un senso di direzione, vale a dire non sappiamo dove stiamo andando e non sappiamo come arrivarci. Quindi è la stessa cosa come se tu dici, oh, vado a casa di Felipe, dove sta? Boh, esco, inizio a camminare, vediamo, poi lo trovo, auguri. Invece tu dici, aspetta, invece di uscire, fermati, passo 10 minuti, gli mando un messaggio, mi manda l'indirizzo, lo metto su Google Maps, hai speso 10 minuti in più all'inizio, però esci ed è ottimizzato, A, B, il modo più veloce possibile. In questo ambito, come tutte le cose della vita, diciamo, no? Se tu non sai cosa vuoi ottenere dalla tua carriera professionale o artistica, non è che puoi dire, ah, mi metto a fare quello, magari mi aiuta. Ci sta che ti aiuti, però non è ottimizzato. Quindi l'idea è, cosa vuoi fare? Vuoi fare più soldi possibile? Vuoi inventare una cosa nuova? Vuoi focalizzarti su uno stile in particolare e arrivare a diventare veramente bravo, brava in quello stile lì? Vuoi diventare una persona, un tatuatore tipo walk-in da street shop, vale a dire jack of all trades, come si dice? Tipo una che sa fare un po' di tutto, perché non è che per forza si deve specializzare. Sì, Questa sì. è una cosa da metterci un puntino sulla i. E magari puoi anche non farlo da subito, No, vabbè, poi logicamente puoi cambia, cambiare no? nel Non tempo. è che fa una firma finché mori, no? Però il puntino sulle i è il fatto che oggi spesso si pensa che il tatuaggio ti devi specializzare ed è quello. Invece uno può essere, guarda, a me piace fare un po' di tutto, voglio fare. Quindi scegliere il tuo obiettivo, dici io voglio essere quel tipo di persona e avere questi risultati nel mondo del tatuaggio, quindi partire un po' dalla fine e da lì disegni la tua strategia. In alcune di queste strategie, secondo me, può servire tanto esplorare altri ambiti, altri angoli del tatuaggio. Io infatti spesso quando faccio questi programmi, magari anche se una persona non fa giapponese, ci sono delle classi sul giapponese perché così capisci qualcosa che poi ti può servire anche nel tuo, no? Quindi però dipende un po' dalla strategia. Però in generale sì, secondo me un approccio olistico, è la mia visione preferita, aiuta perché tu poi impari cose che ti tornano comunque comode. In altri ambiti tu puoi dire no, guarda, faccio solo questo come un pugile, dici io, a me non interessa di fare un po' di taekwondo così capisco, faccio solo quello. Ci sono pugili invece che studiano ballo, perché il footwork è una cosa incredibile, quindi vedi, prendi dal fuori, però dipende un po' dalla tua strategia, dal tuo obiettivo, no? Sì, sì, ma infatti è bello come si riesce a riadattare il modo di vedere una cosa, nel senso, il tuo modo di vedere il tuo lavoro, quindi tutta la parte tecnica artistica di disegno, di tatuaggio, di ispirazione, quanto possa essere preso, riadattato alla comunicazione, che è parte comunque, cioè sono divisi ma sono Mhm. uniti, fai le stesse cose, ma riadattandoti riusciresti nello stesso modo a ricapire cosa è giusto e cosa è sbagliato e in quale direzione prendere per migliorare tutto. Mhm. Che è proprio quello che tanti sbagliano e che non si fanno delle domande. Cosa voglio fare? Chi voglio È essere? la chiarezza. A me piace molto Tony Robbins in alcuni aspetti e lui a un certo punto parla della formula del successo, no? E sono 5 punti. Il primo punto, da dove parti,
sapere cosa vuoi, l'outcome, quindi vale a dire il risultato desiderato. Come tu mi dicevi ieri a livello di business, dipende cosa vuoi fare, se vuoi creare delle rendite passive, se vuoi lavorare anche dopo, se non vuoi lavorare, se vuoi vivere di investimenti. Quindi dipendendo da quello tu scegli che strategia di investimento avrai per i prossimi 20 anni. È la stessa cosa. Poi logicamente puoi cambiare, certo, è logico, però dici da qualche parte inizio, perché se no è come sparare al buio e dici, ah, speriamo lo piglio. Però pigli cosa? Cioè, qual è il tuo... Che stai cercando Bravissimo, di pigliare? bravissimo. Capito? Quindi, Che vale lo stesso per il tatuaggio. Cioè, se tu vuoi secondo me diventare vale in bravo a tutto. fare l'acquarello, cioè a usare la tecnica acquarello per fare tavole, quadri e magari sketch per il tatuaggio. Ok, come ci arrivi? E da lì ti strutturi tutta, Certo. È come tutta la immaginati cosa. a livello fisico. Tu dici, guarda, io voglio perdere peso, voglio fare questo, voglio fare quello, però vai in palestra e fai un po' di questo oggi, un po' di quello. Se non Bravissimo. è un piano, È quello che ti dicevo io. Se non hai il modo di fare un piano e seguirlo, mm, non iniziare nemmeno. è certo. Non ha proprio senso. Quindi sì, la domanda dipende dal caso di ognuno, capito? Però alcuni, per esempio, magari non deve studiare per forza tutte le teorie del colore, perché magari se il tuo obiettivo è diventare quel tipo di tatuatore o tatuatrice tradizionale, magari quello è troppo, no? Ridondante si dice, Mhm. Sì, sì, redundant. sì. Quindi magari nel tuo caso non ti serve, però se tu cerchi di espandere i tuoi orizzonti perché ti piace quell'artista che ha quel tocco diverso, e allora lì ti dico, aspetta un attimo, fermiamoci, guardiamo. E per esempio quando facciamo le classi di composizione, perché la gente spesso, tutti vogliamo migliorare la composizione perché è parte fondamentale, quindi quando vedi, che ne so, il bodysuit o la schiena, la composizione, e spesso quello che la gente sbaglia, dire, ah, la composizione di quello, devo guardare altri tatuaggi per capire. Sì, però quello è un aspetto. Tu devi guardare il tuo focus specifico perché è gente che Sì, lo fa veramente bene, ma invece il blueprint, come si diceva prima, quando noi facciamo le classi di composizione, come nel sì, sì. seminario, no? Lì guardiamo, che ne so, dipinti rinascimentali, guardiamo anime, guardiamo dove la composizione è perfetta e l'analizziamo per quanto sia un soggetto diverso, capito? Quindi mentre spesso la gente dice, ah no, allora devo studiare solo il tatuaggio, no, No, se ma no diventa una infatti copia di una copia, capito? è importantissimo. Adesso parlando della mentorship, prova a spiegarmi il perché. Perché è figo, cioè nel senso, è una cosa che io sto cercando di fare, non sono ancora riuscito a trovare, eh, non so come spiegarti, io ho i miei soci o persone che orbitano intorno a me che lo stanno facendo involontariamente perché lo faccio gratis e alcuni che invece lo stanno pagando, ma non ho creato ancora una vera Un mentorship prodotto. perché ho bisogno di capire meglio cosa voglio dare Mm. e avere persone che sono interessate a quello che voglio dare. Quello che invece fai tu è già solido, è già fatto, già strutturato, già vissuto, ha già avuto i suoi risultati. Come ci sei arrivato a farlo, soprattutto a pensarlo e perché hai deciso di farlo. Allora, io ho iniziato a fare seminari di acquerello, penso nel 2020, una cosa del genere, che sono evoluti come tutte le cose, logicamente. Tu inizi, poi trovi margini per migliorarli, eccetera, finché non prendono una forma finale. Ok, comunque, ho fatto questi seminari a più di 100-150 persone nel corso di questi anni, la maggior parte online, e poi ho fatto alcuni presenziali in Italia, in Spagna, in Danimarca, insomma in paesi diversi. Da quell'esperienza lì, ok? Allora, quell'esperienza lì è nata perché a me piace l'acquerello, piace spiegare le cose, ovviamente ora sai già che mi piace parlare, quindi, e quindi quella era la motivazione, no? Ed esplorare questa cosa alla quale sono tanto appassionato, ok? E quindi fatto questi, arrivato a un certo punto è come se c'è stato un bisogno di dire, ah, io potrei cercare di avere un impatto ancora maggiore, che non sia solo limitato all'acquerello, no? E quindi magari di più proprio al tutto quello che è la tua carriera di tatuatore o tatuatrice. Ehm, quando io faccio, quando seleziono le persone per fare la mentorship, la mentorship che faccio non è per tutti, non è per insegnare a tatuare da zero, è per persone che tatuano di già con un'esperienza minima di, non mi ricordo quanto, 2 o 3 anni, insomma minima, dimostrabile, eccetera. Quindi ci sono due step di selezione, ok? Il primo riempie un formulario, dipendendo da quello che scrive nel formulario, la fase 2 è un'intervista, ok? E non è necessariamente un discorso di capacità tecnica, dire, ah, veramente c'è il potenziale.
Quello sì, però è più che altro un discorso di atteggiamento, di attitudine, no? Se sei una persona che fa sta cosa solo perché vuole diventare famoso, non siamo sullo stesso piano. Se sei una persona che vuole lavorare duro per migliorare ed esplorare e dare il massimo anche al cliente, ok. Però in queste interviste a me è stato chiesto a volte, dice, una domanda, ma con tutte le cose che fai, il podcast, i progetti, le esibizioni, i viaggi, i tatuaggi, prima di tutto il tempo dove lo trovi e poi perché lo fai? E lì mi hanno fatto pensare. E la mia risposta è perché mi piace insegnare, al di là dell'impatto che puoi avere nella vita di una persona che ti fa piacere dire no, guarda, sta cosa non mi riusciva, ora mi riesce, ti fa sentire bene. È il fatto che l'insegnare mette a prova le tue debolezze. Quindi tu poi, lo sai perché tu insegni, puoi stare sicuro che se c'è qualcosa, un aspetto di quella roba che tu insegni, che tu non la controlli al 100%, arriva qualcuno e te la chiede. Tranquillo, garantito. Ed è quello il bello, perché tu testi sul campo Quello le che ti tue manca. debolezze e quindi qualcuno, mi è successo, mi succede, dice ma senti questa cosa qui quando ruoti quella nell'angolo, ti rispondo domani. Domani ti rispondo. Vado a casa, studio, trovo il problema, trovo la soluzione, lo capisco. Ah, era per questo. E ti rispondo. Tu adesso mi hai dato l'opportunità di trovare la debolezza. Quindi se io faccio questo con costanza, tu dopo un anno, 2, 5, 10, tu ne esci fuori rinforzato perché hai Sì, testato sì. tutte queste debolezze. Quindi quella è una cosa. E al di là di quello è una scusa per me per riesplorare certi temi, quindi ho dovuto ristudiare composizione, è un aggiornamento continuo, no? E anche siccome trattiamo temi che secondo me sono di lato, diciamo, alla tua attività di tatuatore o tatuatrice, però ugualmente se non di più importanti come axe di produttività, strategia, mindset, queste cose qua, è un'opportunità per me per dover riapprofondire quelle cose là. Quindi è tutto un congiunto di la connessione uno a uno, che è diversa da un seminario che fai online con tante persone per 2 ore o una classe, no? È 3 mesi dove tutte le settimane mi trovo con una persona, quindi devo riuscire a entrare nella testa di quella persona, vedere che problemi c'ha e vedere dove può essere la leva per migliorare queste cose. Quindi è anche una sfida, è una connessione personale più reale, che oggi nel mondo del social media è tutto visto così mezzo fittizio, cose a distanza, no? E quindi c'è tutti questi vari aspetti qui. L'impatto personale, la crescita mia personale, la connessione, l'esplorazione. E come sono strutturati? Cioè, come questi mentorship? Allora, praticamente sono al momento, perché se ne parlava Sì, sì, oggi, sì, no? evolve sempre, Evolve, scambia. eccetera. Però al momento, fino adesso, ho fatto questi mentorship per 1 anno e mezzo. Adesso sono strutturati, io sempre dico che hanno un doppio elemento, come yin yang, ok? Che sono entrambi importanti. Una parte è strutturato, l'altra parte è fluidità. Vale a dire, strutturato perché c'è un volume di contenuto su tutti di questi diversi campi che tocchiamo, che è pittura, colore, composizione, storia del tatuaggio in diversi stili, anatomia, produttività, bla bla bla. Questa è la parte strutturata che io ho messo in video, perché prima facevo a voce, però non era ottimizzato, perché a voce ti perdi una cosa, te la scordi. Invece adesso con i video riesco a ottimizzare e darti magari 3 ore di contenuto, mentre prima potevo una. È ottimizzato, te lo guardi, te lo fermi, te lo riguardi. Ogni settimana io ti mando questi video insieme a una mail con homeworks, tipo assignments, tipo compiti e materiale extra. Ok? Quella è la parte strutturata. Perché è così? Perché quello che ti voglio dare è contenuto, che quindi sono o cose che non conoscevi o magari altri angoli per vedere quelle cose, no? E da lì noi andiamo alla base di alcuni concetti che possono sembrare misteri. Quindi dici composizione, da dove comincio? Cominciamo sempre da livello 0. Io ho un mantra che è semplificare e ottimizzare, quindi cominciamo da livello 0, se lo sai alcuni concetti meglio li ripassi, se non li sai non c'è scusa poi per dire ah non capisco perché sta cosa non è così. E quindi informazione. Poi quello che io voglio dare insieme all'informazione è un sistema, perché non ti voglio dare solo informazione, perché uno, tutta l'informazione non ce l'ho. E numero due, l'informazione può essere un po' avere vita breve. Quando finisce devi trovare un altro, un altro, un altro, un altro. Quindi io ti do, diciamo, una parte informazione, l'altra parte è un sistema, dove io ti trasmetto esattamente come le faccio le cose io. Quindi quando il programma è finito, tu hai i compiti che sono praticamente le cose pratiche che tu puoi fare per migliorare quello, a dire, ah, la composizione in teoria l'ho capita, ma come la miglioro? Con questi esercizi pratici. E poi risorse extra, vale a dire, quando tu hai finito di fare, hai capito quella cosa lì, e ora chiedo a qualcun altro? No, ti mando queste email con link, nomi, libri, cosi, podcast, e tu lì continui la tua crescita da solo, personale, che per quanto continui a investire, io lo faccio anche io, investo in corsi, libri,
però comunque sei abbastanza indipendente, quindi è un po' l'idea. Grossa pappina, questa è la struttura. La parte fluida è: ogni settimana per 3 mesi ci troviamo online su Zoom per 1 ora, ogni settimana, sempre lo stesso Ma giorno, singolarmente o di gruppo? singolarmente. E siccome abbiamo praticamente fatto già tutto il contenuto per i video, noi abbiamo liberato quell'ora lì per parlare su qualunque cosa, di qualunque cosa vogliamo parlare. Quindi non ho capito quello, non ho capito quell'altro, come si applica quello, oppure mi è successa sta cosa, diamo un'occhiata a questo lavoro che sto facendo, questo disegno che si era detto la settimana scorsa che dice l'ho cambiato, viene bene, c'ho avuto questo problema in negozio, vorrei sviluppare questa cosa qui, viaggiare. E quindi attraverso questa parte fluida, il mio intento, la mia idea è non soltanto di darti risposte pratiche a queste domande sugli esercizi, ma aiutarti a trovare un senso di chiarezza. Così dopo 3 mesi tu hai un po' più chiaro a dire: "Ma io con la mia vita di tatuatore e tatuatrice che voglio fa?" E quindi lì io in teoria ti do un po' questi strumenti. Poi come si diceva sta evolvendo, quindi vediamo anche altri modi di farlo. Mi piacerebbe fare, te ne parlavo, farlo ancora in modo più approfondito, più un impatto, però vediamo come sicuramente mi verrà qualche altra idea, lo sai, no? Sì, sicuramente è una cosa figa, soprattutto perché ti aiuta a rimanere sul pezzo. Nel Mh-mh. senso che, Devi rimanere sul cioè, pezzo. obbligando le altre persone a doverlo fare, ti ricordi che lo devi fare anche tu. Mh-mh. Ed è quello infatti, per esperienza personale, il mio problema non è tanto quello che c'è da fare, è come farlo. Cioè, non ho il tempo per far tutto, Mh. capito? Quindi io so cosa c'è da fare e che adesso devo arrivare a poterlo fare. Quindi a potermi permettere persone che mi danno una mano a fare quello che ho in testa di fare. Delegare, cose. Cioè io potrei far partire altri 10 progetti, ma se li faccio partire so che andrebbero di merda Il e quindi non li faccio problema della partire. mia vita. Lo sai, il mio problema, fra virgolette, è quello di dovermi porre un limite, perché Bravissimo. siccome cose come i mentorship, ho iniziato il mentorship, è iniziato, Ma è andato è bene. tutto venduto per il 2024, quindi dici, ah, basta. E non è quello, che sai venderlo, è il fatto di come la gente ci rimane contenta e dice ha avuto un Bravissimo. impatto. I progetti di beneficenza, le esibizioni sono venute bene, quindi quando le fai il podcast e dici, ah, è venuto bene, allora ti fa capire che dici, so che se una cosa mi ci metto la posso fare. E ogni giorno mi viene almeno 4-5 idee di cose che potrei fare e dico: Ma "Se io mi mi ricordo potessi clonare, se mi potessi clonare, sai quanti ne fai di progetti? Sai l'impatto come si Sì, moltiplicherebbe?" Però non puoi. Quindi devi arrivare a un certo punto nella vita in cui finanziariamente, anche economicamente, ti puoi permettere di delegare, di avere un team, eccetera. Allora dici, no: "Che te lo dica a fa?" No, nel senso, bisogna però è quello, il discorso è tante volte ti mordi le mani perché dici: "Madonna ragazzi, potrei sì, fa 'sta cosa che sarebbe una bomba", no, questo progetto sì, internazionale di qui, di là, poi crei, sì, però, sì. Però so' siamo 24 questo ore, quello so, quindi devi trovare le priorità e lì ho capito il che valore delle priorità. C'è un libro spettacolare di Greg McKeown che si chiama Essentialism, essenzialismo, e lui lì ti fa capire la l'ho differenza. salvato, ma non l'ho ancora trovato in È italiano. una bomba. Ti fa capire la differenza fra importante ed essenziale. E sembra una bischerata, ma Mh. se ne parlava ieri. Il tatuaggio, il dipinto, la mentorship, i corsi, il merchandise. Tu dici, ok, tutto è importante, qualcosa è più importante di un altro, sì, però c'è l'essenziale. Sì, L'essenziale è pagare l'affitto. Se non paghi l'affitto, dormi per strada, quindi quello è essenziale. sì, sì, L'essenziale è il figliolo, non è che dici, ah, oggi non vado a pigliare la sì, sì, scuola, sì. no? E poi c'è le cose importanti. E quindi lì c'è il potere di dire, ok, tutto non lo posso fare. Qual è l'essenziale? E allora ti rimane quello che veramente fa l'impatto per la tua Sì, visione sì, della tua vita che ti rende sì, felice, sì. no? Infatti l'essenziale dice che a quest'ora bisogna andare a mangiare, quindi direi Esatto. di continuare andando a mangiare. Bella, bella. Parlami un po' del tuo tatuaggio, perché beh, te lo dicevo anche ieri, è una cosa di formazione professionale, ma nella tua comunicazione si vede poco il tatuaggio, quindi non riesco a capire se quello che fai in acquarello lo tatui, se cosa tatui, cioè come vivi il tatuaggio nella tua vita adesso. Allora, come ti dicevo, c'è stato un periodo in cui ho dovuto trovare il tempo per fare altre cose. Quindi comunque è una scelta che ha un prezzo, però fa parte di un piano, quindi è una cosa molto calcolata. E quindi ho dovuto un attimino rallentare il tatuaggio perché ho dovuto finire il libro e poi creare il mentorship, che il mentorship ha mesi e mesi di studio dietro. E quindi lì questo tempo da qualche parte lo piglia. Quindi ci sono state settimane e settimane che dico ok, non tatuo, faccio sta cosa qua. Quindi quello è un conto. Poi
adesso posso finalmente riconcentrarmi sul tatuare di più, eccetera. Ci sono cose su cui sto lavorando che magari non le vedi, tipo schiena a Copenaghen, tatuaggi ginocchi, bracci, iniziati, e spesso non faccio vedere magari troppo il processo, perché a volte onestamente, tipo soprattutto quando viaggi, magari c'è la sezione che dice sarebbe interessante vedere gli stage di sta schiena, però magari la luce del negozio fa schifo, viaggi minimal, quindi fai video e dici guarda, io purtroppo sono un po' perfezionista, quindi se il video è brutto non lo metto, capito? Quindi ci sono cose che sono in progress e non le vedi tanto, capito? Sì, però è un problema perché, almeno da un gusto personale soggettivo ovviamente, non per il lavoro in sé, è che non riesco a capire come vivi il tatuaggio nella quotidianità. Cioè, è come se concentrandoti su altro ti sia un po' defocalizzato. Questo è quello che sembra, si è defocalizzato dal tatuaggio. In realtà, nonostante che magari la luce è brutta, video brutto, magari non nei post, ma magari nelle storie, riusciresti a far Anche sì sì. che le persone si ricordino, sì, lui è un tatuatore. Sì. Cioè non è solo un insegnante, non è solo un artista, è anche un tatuatore. Sai cosa? Collegandoti anche al discorso di prima, no? Secondo me a volte per fare 5 passi avanti devi fare 2 indietro, no? Quindi tu dici, per esempio, come lo vedo il tatuaggio io adesso, in questo, al di là di progetti paralleli, eccetera, io penso che in questo momento della mia carriera ho avuto bisogno di tornare alle basi per cercare di portare il mio tatuaggio al prossimo livello. Io per questo adesso ammazzo tutte le mattine alle 6:40, inizio a disegnare tutti i giorni, tutte le mattine, ristudiare concetti base di disegno, eccetera, che al momento non danno frutti, e quindi sì, il prezzo che devi pagare è che dici, ma questa persona non mette tatuaggi fuori tutti i giorni, quindi magari un po' la gente si dimentica. Però l'idea è, se uno non si ferma mai, e questo io l'ho visto lavorando nei negozi per tanti anni, 5-6 giorni a settimana, boom, 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 tu produci tanto e migliori a una certa velocità, perché comunque la pratica ti fa migliorare, però non è la stessa cosa che se dietro c'è uno studio mirato, approfondito, e il problema è che per quello studio lì ci devi trovare il tempo. Quindi al momento non vedi tutti questi tatuaggi perché non vado in studio solo su appuntamento e non faccio quei ritmi lì, però so e ne sono sicuro che quando dico ok, rimettiamo la marcia alla quinta sui tatuaggi, però dietro ci sono sti mesi e mesi di studio, capito? Ovvio. Il prezzo a pagare è quello, quindi non è tanto da far vedere, perché però ecco, io questo lo vedo con la gente con cui faccio le classi, faccio le cose, che si lamentano perché dici guarda, mi sento in un momento della mia vita che sono stagnante, non ho direzione, non riesco a fare un progresso. Dici sì, fa un sacco di soldi, fa un sacco di tatuaggi, però sono stagnante, tutto non si può avere, e quindi devi pagare il prezzo e dire mi fermo un attimo, studio, per poi, capito? Quindi No, infatti, trovare il bilancio credo fra queste due cose, che, capito? il vederlo dai tuoi studenti ti abbia aiutato a riuscire a evitare lo stesso errore tu. Sì, perché sennò vedi gente, anche sia te stesso o gente che comunque ci sono lacune nel disegnare quei certi soggetti, eccetera, e te li porti dietro anni, perché finché non ti fermi e queste lacune te le studi e te le aggiusti, solo col farle non migliorano. C'è una mentalità un po' vecchia anche nel tatuaggio, no? Che dice no, continua a disegnare che migliori. No, non funziona così. No, devi Perché se disegnare in tu, modo efficace. uno, se tu hai degli errori te li porti dietro a vita, bravo. e due, il miglioramento è lento. Sì. E allora dici aspetta, mi fermo lo studio, però Bravissimo. il prezzo da pagare è che guadagni meno, tatui meno, però dipende da qual è la tua priorità. Se la tua priorità è dici io voglio arrivare al livello di Claudia De Save, mi devo mettere a studiare. Quindi io sono in quella fase lì adesso, perciò è un po' il letargo del mio tatuaggio, perché poi quando in primavera esco fuori dalla caverna, esco fuori con degli strumenti che sì, no, ma infatti credo che rivivere il tatuaggio con la consapevolezza e la competenza e lo staff che sei adesso, secondo me veramente è come se entri in gamba tesa, perché riusciresti a vivere il tatuaggio come nessuno l'ha mai vissuto, non che lo vedi meglio, cioè non è che sei migliore degli altri, ma sei diverso. No, perché hai fatto un percorso miglioramento che è sempre... quasi nessuno ha fatto, e quello che hai fatto tu non l'ha fatto sicuramente nessuno. La tua competizione è sempre con te stesso, Bravissimo. non con gli altri. Quindi tu devi dire io devo essere lo staff migliore dello staff dell'anno scorso. Quello è. Poi quello che fanno gli altri lo fanno gli altri. E soprattutto
credo che tornando un po' in focus sul tatuaggio, riusciresti a vivere anche il lato artistico in modo diverso, nel senso che tu sì, l'hai strutturato per poterlo farlo diventare tatuaggio, ma adesso lo devi vestire, cioè devi vestire il corpo. Certo. Quindi vestendo il corpo tornerai ad avere difficoltà che non puoi nel disegno perché non ce l'hai quella difficoltà, per poi rielaborare, rivivere, rimigliorare quello che hai fatto su carta. Sì, sì, io ti dico, a livello di pratica, la pratica non manca mai, nel senso che comunque ogni mese sto viaggiando, ogni mese vado nei posti a lavorare, Sì, e sì, lì sì, stai sì, sì. facendo schiene, Sì, sì, cose, sì, sì. solo che non le vedi, Sì, sì, capito? sì. Quindi... Però magari, ti dico, consiglio mio personale è fai vedere di più mm, tutto quello che sei. mm, E vale per tutti, nel senso, cioè fate vedere quello che siete. Sei un tatuatore, fallo vedere. Sei un artista, fallo sì, vedere. Sei un pittore, fallo vedere. Sei un viaggiatore, fallo vedere. E non è questione di, devo postare una volta al giorno. Una cazzata. Io quando viaggio posto anche 20 volte al giorno. mm. Perché ho qualcosa da dire ed è in quel momento che lo devo dire. Quando sono a un evento, posto 7 volte, faccio 50.000 visualizzazioni su 7 post, perché la gente in quel momento vuole vedere tutto, non solo, capito? Non solo una cosa. Certo. E un post sui social è talmente effimero che non arriva a nessun obiettivo. E quello, secondo me, poi io vivo la comunicazione più da content creator che da artista, quindi per Sì, me il è tuo il focus è su altre comunicare cose. che è il mio focus, nel tuo è magari essere concentrato sul creare, Mhm. quindi magari comunicare non è il tuo obiettivo. Sai cosa? Trovare il bilanciamento giusto fra... Perché il discorso del perché ti serve social media, perché ti serve comunicare? Io lo vedo come un mezzo per un fine, no? Quindi sì. per trovare clienti, vendere di più, lavorare di più. Sì, sì. E lì spesso, per alcuni tatuatori, io l'ho visto anche incluso in me stesso, no? C'è un po' la resistenza a dire ricordati di sta cosa, perché il mio obiettivo, il focus numero uno è quello sempre di offrire il miglior prodotto e di migliorarlo costantemente. Quindi dici, il tempo invece di passarlo a postare, lo passo a studiare o a disegnare. Ed è il ricordarti di trovare quel bilanciamento che nello stesso modo, secondo me, bisogna stare attenti a non andare troppo dall'altra parte. Vale a dire, io ho visto è vero, tanta gente tutti i giorni dove il focus principale è sul postare. Bravissimo. Profilo Instagram grande, quelle mani non si possano vedere. Bravissimo. Quindi ricordati che sei un tatuatore, devi sapere disegnare queste cose, Bravissimo. capito? Per quanto tu riesci a... Quindi trovare il bilanciamento fra quello, capito? Io magari sono più dall'altra parte e trovare il... no? Ma infatti è proprio quello l'obiettivo, cioè capire che ci deve essere un bilanciamento tra quello che fai e quello che fai vedere. Cioè, tra quello che crei e quello che la gente pensa che tu crei. La limonata... Una merda. Una bomba, no? Una Ah, bomba, buona, porca buona. miseria. Questo qua è incredibile, quindi c'ho già voglia di fare il prossimo corso. Porca miseria. Però non perdere il focus ti aiuta a non trovarti in situazioni dove cazzo, ma perché non sto lavorando? O perché non lavoro quanto vorrei? Perché? Perché il tuo focus è su altrove. Per questo io vado a mangiare con Nino. Così mi ricorda ste cose. Poi sì, ognuno ha comunque i suoi modi di vivere. Per esempio, io discutendo e parlando con te, mi rendo conto di quanto poco tempo dedico al creare la mentorship che ho in testa, ed è il motivo per il quale non l'ho ancora fatta, cioè nel senso non l'ho ancora idealizzata completa, perché non gli ho dedicato il tempo che tu hai dedicato a farla tua. E tutto non si può fare, devi trovare quando Ci farlo, vuole il come. momento giusto, la fase giusta. Per me era una priorità e quindi ho tolto tempo a altre cose per quello. Cioè, sai, gestire queste cose è un'arte, è come un ballo. Tu stai danzando fra diversi mondi, no? E quindi devi riuscire a dire devo dedicare il tempo giusto, non nello stesso modo a tutto, perché in alcuni momenti alcune cose sono più importanti, però quel bilanciamento, se mi invento le parole dimmelo, di importanza cambia sempre. Quindi dici no aspetta, allora adesso devo andare un po' di qua. È come quando tu sei l'host di un evento, Sì, sì. di una cena, dici devo fare in modo che tutti si stiano divertendo, ed è un'arte, perché ti c'ho la sensibilità di essere attento in ogni momento a dire aspetta, è cambiato l'equilibrio, allora mi sposto un po' più di qua. Come pensi che cambierà il tuo modo di comunicare dopo questo weekend?
penso che separerò i profili come dicevi, quindi vale a dire un altro profilo che è più concentrato sull'insegnamento, il profilo principale ha sempre gli elementi di genere, però anche per, come dicevi tu, no? Dividere un attimino nella percezione della gente, dice cerco questo, vado lì, cerco questo, vado là. Così il brand, fra virgolette, ha più un'identità precisa nei vari aspetti, no? E poi devo ridisegnare sta cosa, la farò domani. Ridisegnare e ottimizzare le priorità e quindi pianificare la mia settimana e i miei viaggi, i miei progetti con priorità che hanno un po' un equilibrio diverso, capito? Sì. Quindi io adesso ho un piano preciso di come spendo la mia settimana, eccetera, però ridistribuirò certe cose in modo diverso perché le priorità magari cambiano un po'. Quindi quello che si diceva prima della chiarezza, no? Alla fine queste conversazioni sono per questo motivo qua. Io dico una cosa che te vai a casa e dici aspetta, tu lo dici a me, no? Quindi in quel modo là, penso. Sarei curioso di vedere come gestisci proprio le call, tutto la mentorship proprio, di vederla proprio, assistere da spettatore. Ah, ok, tipo una classe, dici. Sì, come se, non so, fossi all'interno del meeting, senza che però il meeting lo vivo veramente. Se interessa, vediamo se si può fare, se magari con una persona che gli va bene, nel senso, no? Che è d'accordo a dire, guarda, c'è questa persona del marketing che volevo osservare semplicemente, no? Sì, perché no? Vediamo. Anche magari, secondo me è quello che ti potrebbe aiutare a dare un'idea, logicamente se l'altra persona è d'accordo ed è una cosa che rimane solo da te, quindi no? Per aiutarti a capire potrebbe essere buono vedere un'intervista, perché nell'intervista io lo chiamo assessment, quindi è praticamente un needs assessment, quindi praticamente faccio delle domande per capire quella specifica persona di cosa ha bisogno e se e come la posso aiutare. Ok? Quindi quello potrebbe essere interessante perché secondo me quella è la base della tua strategia. Ci sono elementi che sono gli stessi per tutti, però deve essere personalizzato, quindi quel needs assessment. E poi magari una classe, per esempio. No? Mi è venuto in mente una cosa, per esempio potremmo prendere una persona che vive tutto il percorso dall'A alla Z con me, cioè dove che io guardo, non devo fare niente, devo dire però vengo presente, per aiutarti magari a vivere la mentorship da un occhio diverso, un occhio organizzativo completamente diverso, per rivisitare quella mentorship di livello più alto, partendo anche da magari un punto di vista esterno che è il mio. E quindi tutte le lezioni dici? Sì. Da spettatore, quindi devo solo ascoltare, non devo parlare, non devo dire niente. Se di nuovo per la persona andasse bene, no? Potrebbe anche essere registrato. Potrebbe essere anche registrato. Sì. Avere la persona in che senso, per esempio? Che potrebbe essere, c'ho una delle traduttrici che lavora in uno dei negozi che gestisco, che secondo me sarebbe in grado per fare avrebbe la voglia di fare la mentorship. Però è interessante. Adesso vi salutiamo che continuiamo a mangiare. Buon appetito. Volevo farti alcune domande finali. Sembra che so, tipo, aspetta. Sì. E la prima è, cosa rende Steph? A parte un fascino. Sì. Secondo me è una visione per il potenziale. Ora spero che non suoni troppo, no? Però c'è una cosa che veramente secondo me mi caratterizza, è che quando vedo il potenziale in qualcosa che possa essere me, ma la maggior parte delle volte altre persone, e lì è come se mi si apre un mondo e è come se quello che potesse generare quel potenziale lo vedo, già realizzato. E quindi infatti la mia ragazza mi dice, guarda, non parlare di business con quello, perché lo sa, ma poi mi agito e dico, allora puoi fare questo e ti pianifico la vita. Quindi quello uno, curiosità, direi, resilienza, penso, perché finché se voglio fare una cosa mi metto e dico di farla, non mi fermo finché non la fa. Quindi anche proprio a me è successo spesso i burnout, come dicono, no? Perché dico finché non ci arrivo non lo finisco, a volte magari anche un po' malsano, però insomma, quindi io direi questo.
E se invece dovessi dare un consiglio al giovane Steph all'inizio della carriera, cosa gli diresti? Spendi i soldi meglio, per quanto non rimpiango niente, perché comunque, però secondo me se uno avesse un piano già più dall'inizio potrebbe aiutare, quindi soprattutto per i giovani tatuatori e tatuatrici di godersi la vita, farti le storie, farti le feste, però avere un piano. E poi mi dire qualcosa che non so se comunque servirebbe, perché quando sei quell'età, sei un ragazzo, una ragazza, queste cose finché non ci passi non le capisci. Proprio a te, cosa ti Però io saresti mi consigliato? direi abbi fiducia che comunque le cose succedano, cioè quello che se tu sei in un certo cammino le cose arriveranno, quindi senza stressarti troppo e alla fine, come dicono in inglese, everything will be alright, no? Quindi alla fine quando tu guardi indietro, no? Tutti ci possiamo andare in questa, riconoscere tutti questi momenti, questi giorni, questi mesi, questi anni che ti sei preoccupato perché c'era quel momento che ti e alla fine è andato bene, no? Quindi avere un po' di fiducia, che è poi quello che possono chiamare fede, fra virgolette, no? Che dice non so come, però so che andrà bene sta cosa, quindi relax, no? E la domanda che secondo me è più importante, che magari ti sarei già fatto tante volte, il perché lo fai. Ci sono due principi che secondo me potrebbero riassumere questo, che è come yin yang, ci devono essere tutti e due. In inglese dicono fulfillment and impact. Vuol dire fulfillment è la tua propria soddisfazione personale, quindi tu fai le cose perché hai un ritorno personale che può essere di vari livelli, artistico, di espressione, economico, di connessione, quello che è. Però c'è poi l'altro lato che è impact, quindi l'impatto che crei, e quindi il primo è orientato verso di te, il secondo è orientato all'esterno. Quindi invece di dire guarda, tutto quello che faccio è solo per avere un tornaconto personale, è per contribuire a diciamo a qualcosa fuori di te. Chi era che lo diceva? Ora sembra una cosa di quelle. Gandhi mi sembra che diceva piantare i frutti di un albero sotto il quale non ti siederai, non ti godrai l'ombra, capito? Quindi l'idea è sempre quella, no? Con i mentorship, per esempio, l'esempio, quindi ho un fulfillment, perché comunque è una crescita personale, però cerco di creare un impatto perché cerchi di mettere quel granello di sabbia nel migliorare la carriera, la vita di quelle persone. Quindi avere sempre questo doppio, no? Fulfillment and impact. Contribuire, insomma. Grazie. Bella.